Pizza al cucchiaio. Buongiorno amici, oggi prepariamo una delle pizze più soffici e più golose che abbia mai mangiato. Non si impasta e si utilizza soltanto un cucchiaio. Guardate quanto è soffice e piena di bolle all'interno. Golosissima! Prendiamo una bella ciotola capiente, inseriamo all'interno 8 g di lievito di birra e 250 g di acqua calda che aggiungeremo un po' alla volta. Un cucchiaino di zucchero che aiuterà la lievitazione e facciamo sciogliere il lievito. Quindi aggiungiamo 350 g di farina zero. Mescoliamo con il cucchiaio. Aggiungiamo l'acqua rimanente. Un cucchiaino di sale che sono all'incirca 8 g e un cucchiaio di olio. Copriamo con pellicola e lasciamo lievitare al calduccio per 30 minuti. Quindi facciamo delle pieghe utilizzando sempre il nostro amico cucchiaio. Un impasto davvero semplice che si fa senza impastare. Copriamo nuovamente con la pellicola e lasciamo lievitare per un'oretta al calduccio. L'impasto è più che raddoppiato e ha fatto tantissime bolle. Lo rovesciamo sul piano di lavoro lo spargiamo con un po' di farina che ci aiuterà a lavorarlo e lo ripieghiamo su se stesso. Lo lasciamo puntare sul tavolo per circa 20 minuti, sempre coperto o con la pellicola oppure con un panno. Adesso lo possiamo stendere utilizzando semplicemente le mani e quindi non abbiamo bisogno di un matterello. L'impasto è sofficissimo. Se occorre possiamo aiutarci con altra farina. Infatti la caratteristica di questo impasto è che sia davvero molto soffice e molto idratato. Per questo motivo dopo la cottura vedrete quanto è morbido. Tiriamo bene i lembi della pasta senza paura perché essendo molto elastica non si romperà. Nel frattempo amici, vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdervi tutte le mie nuove ricette. E se questo video vi sta piacendo, lasciate un like e commentate. Lo sapete, mi piace sempre tantissimo leggere i vostri commenti e rispondo sempre. Se avete qualche dubbio, scrivetemi. Prendiamo una teglia, io sto usando una teglia del forno, la ungiamo con dell'olio extravergine di oliva e posizioniamo all'interno il nostro impasto, lo appiattiamo bene in modo da coprire tutta la teglia e lo copriamo e lo lasciamo lievitare per un'oretta sempre al calduccio. Io lo metto nel forno con la funzione lievitazione. E guardate quanto è diventato soffice e alto.
Adesso lo condiamo con 450 g di passata di pomodoro, già condita con olio e sale. Un filo d'olio, origano oppure se preferite basilico, e siamo pronti per infornare a 250 gradi, forno statico, preriscaldato per 18 minuti. Dopo togliamo la teglia dal forno, aggiungiamo 200 g di provola tagliata a cubetti o, se preferite, anche grattugiata, così si scioglie ancora meglio, e la rimettiamo in forno sempre a 250 gradi per circa 5 minuti finché la provola sarà completamente sciolta. Potete utilizzare anche della mozzarella, magari che avete fatto già scolare per diverse ore, in modo che non rilasci troppo siero. Vi sconsiglio invece la scamorza, che tende a restare un pochino dura dopo essersi sciolta. Adesso tagliamo la nostra pizza a fette e la possiamo farcire come più ci piace. Io per esempio metto un po' di salumi misti, per esempio delle fette di salame, delle fette di prosciutto e di speck. Non mi piace aggiungere i salumi in cottura perché si sciolgono e rilasciano troppo sale. Poi metto anche un'oliva bella grande in effetti, e via. La nostra pizza è pronta per essere servita, mangiata calda assolutamente, e guardate come fila. Guardate anche l'impasto, tante bolle, sofficissimo, ben lievitato. E niente, amici, provate davvero questa ricetta. Ci vuole un pochino di tempo per realizzarla, però ne vale la pena. È davvero buona e super digeribile. Se la mangiate il giorno dopo è ancora buonissima, la conservate in frigorifero e poi naturalmente il giorno dopo la riscaldate. Si mantiene super soffice. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così non dimenticate di supportare il mio canale lasciando un like a questo video, che è davvero molto importante, di commentare per farmi sapere se la ricetta vi è piaciuta e se non siete iscritti iscrivetevi. Io vi aspetto, vi mando un bacione, un abbraccio e a domani con la prossima video ricetta. Ciao!